Questa probabilmente è la madre di tutte le domande. Ma si dice kart o go-kart? Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio di Question Kart, il format creato per rispondere alle domande dell'internet in ambito karting. Ogni mese un nuovo episodio per rispondere a tutti i quesiti che ci siamo posti riguardo il nostro sport. Per cui invito subito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e ad attivare le notifiche per supportare la serie e a commentare se avete domande particolari riguardo questo mondo. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, Quella di oggi è uno di quei dubbi che bene o male un po' tutti ci siamo fatti. Ma si dice kart o go-kart? Una di quelle domande che nascono dagli albori di questo sport, ma andiamo con ordine. Se avete visto il primo episodio di Karting History, dove vi ho raccontato la nascita del kart e del karting, saprete che tutto è partito dagli Stati Uniti, con le realizzazioni artigianali di privati come lo stesso papà del kart, Arthur Ingalls. Ma dopo il primo periodo di entusiasmo, interesse e di curiosità per la piccola macchina, che non aveva ancora una giusta definizione, l'attenzione si spostò sulla possibilità di produrre e commercializzare il nuovo mezzo. Ed è in questo contesto che compaiono due personaggi molto importanti per l'inizio di questo sport: Duffy Livingstone e Roy inglese, portami via. E Roy Desbrough. Duffy e Roy erano partner di un'attività di marmite, la GP Mufflers a Monrovia, in California. Entrambi erano abili nella realizzazione di componenti saldati e, vedendo il kart di Ingalls, decisero di realizzare delle versioni proprie, migliorandole nel tempo. E a questo punto entra in scena un terzo personaggio, Bill Rawless. Bill era un venditore di materiali in eccedenza nella zona di Los Angeles, che individuò la possibilità di acquistare dei motori da raserva economici da un'azienda fallita della zona. E provate ad indovinare come si chiamava l'azienda in questione? Vi do 5 secondi. Ebbene, era la West Bend, la stessa azienda dalla quale Ingalls prese il motore del suo kart. I tre quindi decisero di unire le forze e fondare la Go-Kart Manufacturing Co., la prima azienda costruttrice di kart della storia, fondata nel 1958. Il nome Go-Kart venne subito usato per i primi mezzi messi in commercio, che avevano una particolarità: erano venduti in kit di montaggio talmente facili che potevano essere costruiti da chiunque, anche con l'ausilio di una sola foto. Praticamente i primi kart erano dei mobili Ikea, ma più facili da montare. E quello fu l'inizio del successo della nuova azienda, con ordini che continuavano ad arrivare ogni giorno. Ma le cose cominciarono a farsi complicate quando aumentarono i costi per la promozione dell'attività attraverso le competizioni, facendo volare ben 6 piloti, 4 meccanici e 7-8 kart con relativi pezzi di cambio in luoghi come Mansfield in Ohio, Rockford in Illinois e alle Bahamas. E tenete a mente il piccolo stato dei Caraibi, perché ritornerà prossimamente. In più la concorrenza era aumentata. Da un paio di costruttori presenti nel 1959 si era arrivati alla bellezza di 30 nel 1962, per cui il mercato si era in qualche modo saturato e vi fu un appiattimento nelle vendite. E in quel contesto la Go-Kart Manufacturing non riuscì a far fronte al calo delle vendite dei propri prodotti, riducendo le spese, dichiarando bancarotta. Questa era in breve la storia della prima azienda del mondo karting. Quindi, tornando alla nostra domanda iniziale, possiamo dedurre che il mezzo in sé viene chiamato kart, ma per convenzioni non addetti ai lavori lo chiameranno sempre Go-Kart. E voi come lo chiamate? Kart o go-kart? Fatemelo sapere nei commenti, che poi a me capita molto spesso di triggerarmi sentendo il termine go-kart, non so voi. Non so, è più forte di me. Per questo primo episodio di Question Kart è tutto, spero che vi sia piaciuto e se avete domande particolari da farmi per i prossimi episodi lasciatemele pure nei commenti qui sotto. In più iscrivetevi al canale, visto che fra poco inizia la stagione 2022, e seguitemi su Instagram, perché lì scoprirete dove e con chi correrò nella prossima stagione. Giù tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.